Eccoci qua, care amiche ed amici, eccoci qua a parlare un'altra volta insieme dal vivo col mio cellulare, ma anche con il computer, perché in questo modo posso scrutare quello che succede. Allora vabbè, ho sistemato il cellulare in un supporto di fortuna, in una di queste scatolette cinesi per fare le palline, quelle del massaggio di sfere, e un tablet che ormai si è rotto definitivamente. Non ho un cavalluccio. Vabbè, come dire, vediamo un po' che qua imposto, scusate, l'inizio è sempre così. Inizio è sempre così. Che volevo dire? Mm, scegliamo l'idioma. eh, mm, vabbè, poi non so che mettere, perché qua facciamo che accettiamo tutto. Vabbè, niente, adesso c'ho la finestra. Ah, che bene, ho ricevuto un like. Niente, sono qui perché il tempo è tiranno, quindi scusate dopo questa breve introduzione, ma vi saluto formalmente. Qui il vostro capitan Sant'Enchan, che inizia la trasmissione nel suo canale di YouTube. Lo metterò nella galleria dei video del capitan Sant'Enchan, Captain. Beh, adesso passiamo a rispondere alle domande. Come dice il titolo, è il terzo video che gli dedico, perché lui sì che mi fa delle domande intelligenti. Ultimamente non ho molto pubblico che mi faccia delle domande. Renzo Montagnani Everything di Instagram, ti saluto, ti saluta il tuo capitan Sant'Enchan. E niente, il foglio che ho qua però non è delle domande, questa volta le ho scritte in un documento Word. Allora, bando alle ciance, caro amico Renzo Montagnani Everything. Poi volevo anche ringraziare, vediamo se ci riesco, altri due amici. Luciano Muoroni, ciao Luciano Muoroni, perché hai commentato un video sul colonialismo europeo e francese. Alessandro Arcangeli, che sempre mi saluti e guardi i miei video. Poi c'è un altro amico che non mi ricordo come si chiama. Ecco, c'è una persona che mi segue, però
non so, il cellulare non me l'ha fatto leggere. Qua diciamo che, ecco, Zecca Primo e Luciano Muoroni, grazie a voi cari amici Zecca Primo e Luciano Muoroni per avere commentato il mio video colonialismo e neocolonialismo della Francia, le verità nascoste. Ci ha avuto 296 visioni, molte di meno di come sturare un lavandino o un cesso. Evidentemente non a tutti interessa questo argomento. Comunque bando alle ciance, che poi nessuno ancora mi ha detto che cosa sono le ciance. Allora rispondo a Renzo Montagnani Everything, che è un grande fanatico di Renzo Montagnani come me. Renzo Montagnani Everything, il nostro amico di Instagram. Vediamo se gli posso rispondere a tutte le domande. Lui, e qua l'ho scritto nell'archivio digitale, mi dice: sei un attore vip o serie tv? Magari, perché in entrambi i casi guadagnerei qualcosa, o come dicevo un amico mio abruzzese, guadambierei qualcosa. Invece non guadambio, perché non sono un attore vip, anche se ho la partnership di YouTube e sono quasi arrivato al 500.000 di visualizzazioni del canale, ma conta già dal 1.000.000 in poi. Non ho 1.000.000 di iscritti, mi hanno dato appena $150 per il primo video più visto, e non sono un attore di una serie tv, perché non ho mai lavorato per una tv. Monetizzare, hai mai provato a monetizzare con Vimeo o Dailymotion? Io non so ultimamente, perché non sono entrato nei miei canali di Vimeo e di Dailymotion, come si possa monetizzare con Vimeo o con Dailymotion. So che Vimeo e Dailymotion ti danno l'opportunità di chiedere denaro a cambio di guardare il tuo video. Però visto che il contenuto che io caricherei in Vimeo e in Dailymotion è uguale al contenuto che metto in YouTube, mi sembrerebbe scortese far pagare i pochi che mi seguono in Dailymotion, che sono appena 26 persone o meno, e le 26 iscritti di Vimeo, per vedere un video mio, che poi possono vedere più o meno le stesse cose che dico in YouTube. Fra l'altro voglio dire, in 4 o 5 anni in Dailymotion i miei video hanno raccolto qualche centinaio di visualizzazioni, difficilmente hanno superato le 300 visualizzazioni. In Vimeo ne hanno raccolto una decina, forse una cinquantina al massimo, quindi non sono molto seguito in Vimeo e in Dailymotion, e io vedo che molti, magari quelli che sono più visti in Dailymotion hanno 40.000 50.000 visualizzazioni, e in Vimeo ne hanno migliaia. Quindi voglio dire, non è la stessa scala. È un po' come SoundCloud, che ho caricato da anni in 2 canali di SoundCloud e non supero le centinaia di ascolti, e Spreaker, che sempre da 4-5 anni c'ho Spreaker come SoundCloud, però in Spreaker ho superato le 70.000 i 70.000 ascolti. Invece nei 2 canali di SoundCloud che ho, sempre come Sant'Enchan, non ho superato i 200-300 ascolti complessivi. Quindi perché non monetizzo con Vimeo e Dailymotion? Prima di tutto perché sarei io a fare pagare per guardare i miei video, e non Dailymotion o Vimeo che mi pagano a me. Secondo, perché in pochi mi seguono in quelle 2 piattaforme di video, e per giunta, cioè, non me la sentirei di far pagare io
perché farei lo stesso materiale. Poi vengono a YouTube e guardano che io dico le stesse cose e dicono: ma come mai ci fai pagare in Vimeo e Dailymotion? Poi il nostro caro amico Renzo Montagnani Everything mi domanda se ho provato a monetizzare con RedTube o altre piattaforme di video del genere. Io ho cercato, ho googlato e no, non ci proverei mai, perché non è il genere di video che io amerei fare. Cioè, per arrivare a caricare qualcosa in RedTube, It's Hamster o qualcosa del genere, dovrei proprio essere arrivato alla frutta, e poi non è il mio stile o il mio genere di video. Non ho mai fatto video che si potessero caricare in quelle piattaforme e penso di non farli mai. Quindi no, grazie del suggerimento, caro amico Renzo Montagnani Everything, però no, niente, mi spiace, ma non penso caricare video in piattaforme come RedTube, che io credevo fosse la versione a pagamento che c'è negli Stati Uniti di YouTube. Invece c'è anche un RedTube che non ha nulla a che fare con YouTube. No, cioè, per quanto riguarda RedTube di YouTube, che io so che c'è un RedTube, non so come si faccia ad accedervi. Penso che il servizio valga soprattutto per gli Stati Uniti, e poi mi sembra che non devi far nulla. Cioè, per quanto riguarda lo YouTube a pagamento, no, non mi voglio abbonare perché sono disoccupato. Per quanto riguarda invece i video che da RedTube di YouTube vedono, allora non è un problema mio, perché chi c'ha RedTube si è abbonato al RedTube di YouTube, paga lui per guardare i video, allora magari ti deriva più guadagno a te se raggiungi le 100.000 visioni. Però c'è anche un altro RedTube, quello neanche a parlare. Cioè, vediamo, qua infatti Analytics, vediamo un po', sono entrato, revenue, c'ho dei picchi di visione impressionanti. Beh, in questi ultimi 28 giorni, pensate un po', ho sommato altri 40 centesimi di dollaro. Ecco qua c'è YouTube Red, no RedTube, YouTube Red, mi dà 0 centesimi questi ultimi 28 giorni. Facciamo quest'anno 2017 YouTube Red e non RedTube di YouTube mi dà 0,02 centesimi di dollaro. Quindi sono poche le persone che da YouTube Red guardano i miei video, cioè dalla versione a pagamento di YouTube che sta negli Stati Uniti. Se qualcuno mi guarda da lì, magari monetizzo di più, però sono in pochi. Comunque quest'anno ho fatto circa lordi 48,22 dollari, e succede che devo raggiungere i 100 dollari perché mi paghino di nuovo. All'inizio di quest'anno, in gennaio, mi hanno dato 150 dollari. Però ecco, non penso a monetizzare con YouTube Red perché mi dovrei iscrivere e sono disoccupato. Vedo che mi segue una persona ma che non ha domande da farmi. Comunque grazie per il like, perché ne ho 2. Poi l'altra domanda del nostro amico Renzo Montagnani Everything era di là di Diana. Beh, mi sembra che già mi ha... no, un momento, faccio confusione. Perché i cinesi non tagliano a zero i capelli? I barbieri cinesi non tagliano a zero, che ti li lasciano 1 millimetro come minimo? Non lo so.
non ho idea. Ecco, non ho idea perché non mi ha mai tagliato i capelli un cinese, non perché io ci abbia qualcosa contro i cinesi, al contrario. Il mio nome è Santen Chan, è un nome buddista cinese. Ho preso rifugio in un templo buddista, anche se sono sempre stato ateo e sono rimasto ateo, quindi non ho nulla contro i cinesi, non ho nulla contro i barbieri cinesi, però non saprei dirti. So che ci sono stati anche dei barbieri italiani che a meno di 1 millimetro non mi hanno voluto tagliare i capelli, non so perché, ma una delle spiegazioni può essere che hanno paura delle malattie venere, hanno paura di tagliarsi, di tagliarti, e soprattutto di tagliarsi tagliandoti, e di uno scambio di sangue infetto. Allora, tagliando a zero, radendoti, ci sono possibilità di uno scambio di sangue ematico. Io posso supporre questo. Madre Teresa di Calcutta, un'altra domanda del nostro Renzo Montagnani Everything. Che ne penso? Beh, c'è chi dice che era santa, c'è chi dice che tanto santa non era. Lei raccoglieva dei reietti per la strada e li metteva tutti in rifugi per l'India, in modo che potessero andare in paradiso pregando dopo la conversione al cristianesimo, però non gli dava cure mediche. Qua c'è un libro di uno che non è un religioso, ma che ha aiutato i poveri in India. Dominique Lapierre, l'autore delle città della gioia, 1000 soli, la forza dell'uomo. Ecco, lui costruisce ospedali, scuole, istituti di formazione professionale, e non fa opera di conversione religiosa, capito? Perché non è importante l'opera di conversione religiosa. Ai poveri bisogna dargli medicinali da mangiare, istruzione e una casa. Più case, meno chiese, capito? Quindi lui, Dominique Lapierre, ha capito questa cosa qua. Compratelo questo libro, perché è stato molto importante quando è uscito. E non so se lui o altri hanno criticato la forma di operare di Madre Teresa di Calcutta, perché stava vicino ai moribondi perché potessero andare in paradiso, e invece questo lo comprai nella libreria Nuova Europa, anzi me lo regalò mia madre, centro commerciale Granai, alla fine degli anni 90. Non so se ci sarà più ancora. Non so, il centro commerciale Granai o la libreria Europa, Nuova Europa, che era una galleria nuova. E questo libro uscì nel 1997. Lei me lo regalò mia madre quando uscì il libro. C'è anche delle foto. C'è delle foto molto belle, vabbè, ma poi magari non viene al caso. Quindi io penso questo di Madre di Teresa, a proposito di Madre di Teresa di Calcutta, che lei pregava, però non faceva come Dominique Lapierre, non costruiva scuole, non dava assistenza medica ai malati, eppure lei volava negli Stati Uniti per farsi curare dalle sue malattie. Non costruiva ospedali, scuole, solo costruiva rifugi dove mettere tutti i poveracci, gli accatoni, e farli morire pregando dopo averli convertiti, battezzandoli, incluso quando loro neanche sapevano che cosa gli stavano facendo. Li aspargevano con l'acqua benedetta, li battezzavano, e in
in questo modo in pace se ne andavano e morivano in gloria. Allora, un altro argomento meno. Che ne penso di Sandra Mondaini? Beh, ti devo dire, poverina, mi ha fatto pena come invecchiando è morta. Era molto malata e soprattutto è morta di tristezza perché gli è morto il marito Raimondo Vianello. Quindi pace all'anima sua, anche se sono ateo, lo dico, mi viene spontaneo. Però se devo essere sincero, il forte della coppia era Raimondo Vianello. Lei gli faceva da spalla, secondo me, e le sue battute acidognole non erano molto sprizzanti, raggianti. Poi non mi è mai piaciuto vedere Spirulino o Sbirulino. A me mi è sempre piaciuto Raimondo Vianello. Allora, passiamo alla morte di Bruce Lee. Caro Renzo Montagnani Everything, si è detto di tutto, si è detto di più. Lo si è imbalsamato forse senza fare una vera autopsia, però si dice che fosse allergico all'aspirina. È stato uno dei migliori artisti di arti marziali e ha fatto un sistema sincretico che si chiama Jet Kune Do. C'è molto di lui in internet, pure sulla sua morte. Io non penso che l'abbiano voluto ammazzare, forse si è stressato. Dario Argento, una volta la Rai trasmetteva i suoi film, adesso invece con questo della violenza di genere e tutte le altre cose non trasmettono più Dario Argento. Però l'ho visto molti dei suoi film nella Rai quando la Rai era un'altra. Molto belli i suoi film, anche se tendono a essere un po' trash, nel senso che usa il sangue a bidoni e tutto il suo forte diciamo è uno splatter. Dai Argento è un fragger, fa saltare tutte trippe in aria, fiumi di sangue, schiacciamenti, spappolamenti, e quello è il suo forte. I gatti mi sono sempre piaciuti, anche se, come potrete vedere dai video che ho caricato in YouTube, io ultimamente ho dei cani, ho avuto ultimamente molti cani, quindi non ho nessun video di gatti, però ho avuto gatti. Troverete anche dei video di gatti. Yuder Mahal, che tu mi dici essere una cantante o un cantante dell'India, io non so chi sia. Qua mi viene il Taj Mahal, Yuder Mahal, non so chi sia. Ecco, Yad Mahal, Yad Mahal, scusa se ti correggo, ma qua ho trovato solo Yad Mahal e non ho idea chi sia, devo cercare meglio. Però qua mi dice che Palais Yad Mahal Marrakesh, le Yad Mahal, non so chi sia, non l'ho mai ascoltato. Tu mi dici di parlare di Yad Mahal o di Yuder Mahal, perché è seguitissimo in India. E qua io purtroppo non so musica, le 101 le 1001 follie di Yudi Mahal e guarda, vorrei fare un video su Yad Mahal Bar. Beh, c'è un Yad Mahal Bar che è un palazzo in Marrakesh, dove si può ballare musica di tutto tipo. Beh, non ti voglio correggere, ma o l'hai scritto male o sei stato impreciso,
ma io non sono riuscito a trovare, caro mio amico Renzo Montagnani Everything, nulla di Yuder Mahal. E con questo chiudo i video che tu mi hai incaricato e vi faccio il pensierino del giorno. Il pensierino del giorno è che sempre c'ho una matita che non scrive, una penna, questo un po' è la Florida. L'altra volta vi ho fatto degli schemi per Irma e adesso vediamo che, come vedrete qua, come vedrete se scrive questa penna vabbè, nel corridoio degli uragani. Questa dovrebbe essere la Florida, no? Che ho disegnato un po' così, la Florida. Poi va bene, non ho disegnato le Key West che stanno più giù, che stanno qua, però la freccia che voi vedete è il corridoio degli uragani più o meno. Dopo Irma adesso se ne stanno formando tre che sono riuscito a disegnare in rosso qua, uno qua, uno qua e uno più o meno a questa altezza, ma si saranno già mossi. Allora, se si mettono tutti e tre in fila, anche se non sono della stessa forza di Irma, vi ricordate lo schema dell'uragano Irma? Che l'uragano qua c'ha i suoi bordi esterni, qua c'è l'occhio dell'uragano, ma c'ha anche dei banchi di tormenta pieni tutto intorno di cicloni, cioè di tifoni, di tornados, come li chiamano negli Stati Uniti. Tutto intorno a Irma, tutto intorno all'uragano, che era enorme come lo stato della Francia, viaggiavano tornados piccolini. È così che viene un anticiclone, un uragano con tanti tornados tutto intorno. Allora, anche se i tre uragani che adesso si avvicinano simultaneamente alla Florida per imboccare probabilmente la rotta degli uragani fossero di categoria 3 o 2, sempre avrebbero tutto intorno ciascuno dei gruppi di tornados, questi uragani, e sarebbero lo stesso grandi e avrebbero un fronte burrascoso e tempestoso che andrebbe a urtare prima ancora dell'occhio del ciclone contro tutto quello che è già stato spazzato e anche quello che non è stato spazzato dall'uragano Irma, perché sono stati molto fortunati a che l'occhio dell'uragano Irma non è passato per il condado di Dade, perché altrimenti non l'avrebbero raccontata. Ma come sapete, se piove sul bagnato più di una volta, e quasi non si scherza mica, ragazzi, sono tre uragani che si stanno formando.
la stagione degli uragani dovrebbe terminare fra ottobre, novembre, forse dicembre. Non si sa se vanno verso New York oppure se si accontentano della Florida e del Massachusetts. Però basta che siano anche di categoria piccola, che già ha piovuto in Florida tutto quello che piove negli ultimi 6 mesi o nell'ultimo anno. Quindi pensa se invece aumentassero di categoria, che il mare non si è raffreddato e arrivasse, toccassero il suolo come minimo a categoria 3 e mezzo 4. Che cosa potrebbe succedere? E poi se tutte e tre imboccano le zone più abitate della Florida, perché fino adesso sono state delle zone costiere, capito, dove gli edifici erano magari più resistenti. Non so, se imboccano le zone centrali, cioè già hanno evacuato 6 milioni di persone, adesso magari sono ritornate. Poi la beffa era che pensavano andasse da una parte Irma e hanno dovuto evacuare le zone nelle quali si sono andati a rifugiare, quindi andavano da una parte ad un'altra, da una parte a un'altra, e adesso vengono 3 uragani di fila, così uno dietro l'altro. Come potranno prevenire tutto questo? E Dio solo lo sa se esiste. Io credo che neanche Dio lo sa, perché Dio non esiste, quindi non lo sanno neanche i meteorologi. Vediamo nelle prossime 72 ore quello che succederà grazie a questi 3 uragani, che non so quali sono i loro nomi, perché già a ricordarmi Irma mi sono scordato quello che ha colpito il Texas settimane fa. Immaginiamoci, qua c'è stato un calo di tensione, immaginiamoci cos'è che ti colpisca 3 uragani, e questi, il nome di questi 3 uragani non me lo ricordo. Beh, vabbè, qua l'illuminazione della stanza è cattiva, già è molto tardi, tardissimo per quello che nessuno segue il mio live, e come me molti già avranno cenato, perché io ceno presto, ma faccio tardi. A volte i miei live li faccio molto tardi, quindi che dire, visto che è molto tardi e che poi dovrò editare il video, forse no, beh no, è un video fatto in live col cellulare, non voglio neanche ripostarlo nelle reti sociali, tutto il resto, perché non ne viene niente. Peccato che questa penna nuova si è seccata, porco dinci, e scrive. Però no, non farò neanche post editing mettendolo in Facebook, Twitter, Google Plus, v contact, perché vedo che non aumenta il numero delle visioni in questo modo. Però ti dico, Renzo Montagnani Everything, se tu vuoi utilizzare frammenti dei miei video nel tuo canale, nel tuo profilo di Instagram, fallo pure, soprattutto quando rispondo alle tue domande. Ti saluto. L'importante è che metti chiocciola Sant'Enchan, hashtag Sant'Enchan, hashtag youtuber italiano e hashtag Italian youtuber. Vi saluto a tutte e tutti, grazie di avermi seguito, e grazie soprattutto per guardare in un futuro i miei video. Vediamo se c'è qualcuno che nel frattempo mi ha fatto delle domande. Non c'è nessuno che mi ha fatto delle domande. Allora grazie a tutte e tutti per seguirmi. Mi raccomando, se c'è qualche video che vi piace, come per esempio mi ha detto Luciano Muroni, e come mi ha detto anche che gli è piaciuto il video che ho fatto sul colonialismo, a Zecca Primo, Luciano Moroni e Zecca Primo, mi raccomando, condividete i miei video. Arrivederci e da presto, ciao. Qui
il vostro capitan Santen Chan.